Buongiorno a tutti, questo è il nostro Fiat Ducato Panorama del 1998, un veicolo ex militare, e abbiamo deciso di chiamarlo Pippo. Adesso vi faccio un po' una panoramica di Pippo. È stato molto complicato trovare un furgone che rispondesse a tutti i nostri criteri. Vetrato e omologato come autoveicolo per il trasporto di persone, 9 posti in questo caso. Benzina per evitare futuri blocchi sul diesel, in buone condizioni e dentro il nostro budget. Questo qua è un motore 2000 benzina Peugeot, è un classico motore che montavano tutte le Peugeot degli anni 80-90 in diverse cilindrate. Questo qua è il 2000 e il 1009 era montato sulla fantastica 205 GTI. Qui è dove i carabinieri nascondevano le patatine e qui è invece dove nascondevano le caramelle. Questo qui è Arial Bold Italic. Abbiamo preso Pippo con queste specifiche in modo da poterlo poi camperizzare e partire per 1000 avventure. A proposito, se siete curiosi di vedere come lo camperizziamo e dove lo portiamo, iscrivetevi al canale e perché no, lasciate un mi piace e condividetelo con amici e parenti. Sigla! Il Fiat Ducato è un leggendario veicolo commerciale nato esattamente 40 anni fa, nel 1981, nella Val di Sangro, in Abruzzo. I suoi fratelli Peugeot Boxer e Citroën Jumper condividono tutto quanto tranne il nome. È proprio per via di questi accordi che Pippo monta un motore Peugeot. Il Ducato prima serie è stato il primo veicolo a scocca portante modulare a presentare fino a 39 combinazioni di carrozzeria possibile. Il primo veicolo commerciale all-forward, ovvero motore, trasmissione e trazione tutto anteriore per garantire un massimo volume di carico. Il primo ad avere il cambio al cruscotto per garantire spazio agli occupanti. Il primo a infrangere la barriera dei 120 km/h con un motore diesel. È pensato quindi anche per i viaggi lunghi, insomma è un veicolo estremamente all'avanguardia. Persone e merci sono trattate come ospiti di riguardo. La seconda serie di Fiat Ducato, alla quale appartiene Pippo, è stata presentata al Salone dell'Automobile di Ginevra nel 1993. È caratterizzata da una linea più aerodinamica ed elegante, firmata da Giugiaro, ed è ancora attuale dopo quasi 30 anni. Vince nel 1994 il premio Van of the Year. È un veicolo estremamente apprezzato in Italia ed in Europa per la sua incredibile ergonomia, l'incomparabile comfort, la facilità nel guidarlo, il ridottissimo raggio di sterzata e la sua leggendaria affidabilità. Il Fiat Ducato consolida quindi la sua posizione di colonna portante dell'economia italiana e raggiunge ben presto il 2.000.000 di esemplari venduti. Il solo Fiat Ducato contribuisce addirittura al 10% del PIL dell'Abruzzo, una cosa incredibile. Pippo è stato un veicolo rivoluzionario ai suoi tempi. Oltre a tutte le qualità già citate, dispone anche di qualcosa d'altro, un cuore d'oro. Parliamo quindi del motore. Il motore è un 2 litri Peugeot della serie XU. Grandi autovetture hanno avuto in dono questo meraviglioso propulsore. La 205 GTI 1009, che abbiamo già citato, la 306 16 valvole GTI Maxi e Rally, la 405 MI16 e infine soprattutto la 205 T16 che ha vinto il mondiale di rally nel 1985 e il suo XU sviluppava addirittura 600 cavalli. Alla sicurezza contribuiscono anche i motori, brillanti, elastici, con un'ampia riserva di potenza. L'intera gamma motori è adeguata ai limiti di emissione europei, che entreranno in vigore il 1 ottobre 1994. Caratteristiche comuni a tutti: elevate velocità commerciali, bassi consumi, costi di manutenzione ridotti, affidabilità e longevità. Anche l'accelerazione è brillante. I tempi sui 400 metri da fermo con metà carico vanno da 20 a poco più di 24 secondi. Adesso proviamo queste performance. Anzitutto già bisogna essere in avanti per toccare tutto il volante, bisogna scorgersi dal balcone. Sentiamo la potenza. 80. 81 e mezzo.
Dai Pippo, su! Raggiunti finalmente i 90 all'ora, abbiamo tirato le somme sul comportamento complessivo di Pippo. Vuoi poggiabracci? Sì, dai. Sono troppo magro per appoggiarmi entrambi. Quindi vi starete domandando perché abbiamo scelto di chiamarlo Pippo. Beh, allora, innanzitutto quello che è stata la nostra ispirazione è stato un cartone animato della Walt Disney, Pippo va in montagna, dove Pippo, Topolino e Paperino andavano proprio in montagna con la roulotte, e questa roulotte piano piano si trasformava, la cucina diventava la toilette diventava la camera da letto. Era chiaramente un cartone molto comico. In secondo luogo perché quando siamo andati a prendere Pippo, nella fattispecie, abbiamo provato il clacson e faceva proprio il rumore di Pippo quando cade dalle scale. Quindi è stato Pippo fin da subito. Si dice Fiat Pippo. Il Fiat Pippo, no? Ma poi mi immagino, cioè, io avrei voluto anche scrivere proprio Fiat Pippo, però poi chiaramente quando magari parcheggi in divieto di sosta arriva, non so, l'ausiliare del traffico, scrive la multa Fiat Pippo e lì sarebbe stato proprio da incorniciare. Quindi Pippo, allora, posizione di guida estremamente confortevole, è come andare veramente su un divano. Raggio di sterzata da city car, performance da bicicletta, consumi da aereo di linea principalmente. Poi a me piace proprio la posizione rialzata, il fatto che domini la strada, visibilità estrema. Fine. Uno dei tanti motivi che ci hanno spinto ad acquistare un furgone è stato anche quello di poterci andare in vacanza. Reduci da un viaggio a Capo Nord guidando una city car ci siamo chiesti ma se avessimo avuto qualcosina di più grande? E quindi abbiamo iniziato a guardarci intorno e soprattutto abbiamo studiato un po' le norme e le regole attuali e future. Abbiamo capito alcune cose. Ci sarebbe servito un furgone a doppia alimentazione, benzina e GPL, omologato per il trasporto dei passeggeri e di categoria M1, per avere meno problemi a sostare di notte, ma soprattutto abbiamo ripassato le regole per camperizzare senza dover riomologare il veicolo. Tutte le modifiche devono essere temporanee, immediatamente reversibili e non devono includere modifiche al telaio o comunque a componenti strutturali. Non si deve quindi tagliare, bucare, saldare, incollare, avvitare o imbullonare alcunché alla carrozzeria o ad altri componenti strutturali, si può solo appoggiare, incastrare e assicurare. Le regole sono severe, ma una camperizzazione light è possibile con alcuni accorgimenti. Vi presentiamo il progetto. Questo è Pippo allo stato attuale, esattamente come mamma Fiat l'ha fatto. Il primo passo sarà installare l'impianto GPL, anche perché è insostenibile fare gli 8 al litro. In seguito toglieremo via i sedili, il pavimento, il cielo e i pannelli di plastica interni. In loro vece poseremo a terra uno strato di parquet con sotto un isolante termico, appoggeremo alle pareti dei pannelli in legno dopo aver coibentato la carrozzeria, un mobile a protezione della bombola GPL che conterrà anche la cassetta degli attrezzi e qualche pezzo di ricambio, il mobile della cucina con dentro il frigorifero, il mobile del lavandino con dentro le taniche dell'acqua pulita e grigia, il box doccia con dentro il vici chimico portatile e infine il mobile del letto estendibile a 2 piazze e che contiene lo spazio per i bagagli. Infine sul tetto installeremo i pannelli solari. Queste modifiche le faremo nel corso dei mesi prossimi, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi le puntate in cui metteremo finalmente le mani su Pippo. Prima di imbarcarsi in un progetto tanto ambizioso, però, bisognava fare esperienza. Avevamo la necessità di scoprire i punti forti di Pippo, ma soprattutto dovevamo conoscerne i suoi punti deboli, in modo da rendere un perfetto compagno di viaggio. Inoltre non abbiamo mai avuto un camper, quindi dovevamo provare sulla nostra pelle tutte le scomodità del caso per porvi rimedio. Abbiamo quindi deciso di partire, in un giorno qualunque, verso una destinazione qualunque. Imbocchiamo l'autostrada e via! Decide Pippo la destinazione. Superata la coltre e nebbia della pianura padana, ci ritroviamo presto sul passo da Cisa per gustare un panorama incredibile. Andiamo al sud, ovviamente c'è la neve. L'unica cosa che mi aspettavo di non trovare, neve. Tra l'altro sui bordi delle strade, cioè, deve aver nevicato un sacco. Il panorama innevato era qualcosa che non vedevamo da tempo. Siamo abbastanza alti, alla fine il passo della Cisa è a più di 1000 metri sopra il livello del mare e lo scenario sembra quello della Scandinavia, solo più familiare. Qui è dove le Alpi Apuane toccano l'Appennino Ligure.
Intanto il sole scende rivelando un tramonto rossastro che accende i colori all'inverno. Siamo quasi arrivati a destinazione, ma che spettacolo! Da dentro la nebbia non avevamo grosse aspettative, eppure siamo rimasti stupiti del panorama pazzesco che ci siamo goduti dal nostro Fiat, il panorama. Alla fine anche solo il tragitto dell'andata è valso il prezzo dell'intero viaggio. A proposito, primo rifornimento ufficiale, ci vorrà un po'. 2 ore dopo. Chissà dove saremo arrivati. Dicevamo, effetto sorpreso, gira l'angolo, entrata non convenzionale e badabam! Che spettacolo di notte! Ma hanno acceso le luci, c'è qualcuno in camera? Lattico. Qualcosa caldo? Tu che non l'hai mai vista? Ah, è vero. Primo giro per me, primo giro per Pippo. È una giornata di prime volte. Sì, ci sta. Ma l'on the road ti porta a provare. Se ti avessero detto stamattina Andiamo oggi giù. ci fermiamo a Pisa, tu avresti detto non ci avresti mai creduto. E invece guarda. No, non ci ho creduto finché non abbiamo svoltato l'angolo e ci sei parato davanti. Dopo aver visto il pezzo forte di Pisa, ci rechiamo in centro per una passeggiata serale alla ricerca di altre incredibili perle. Dov'è che si posiziona il centro? Si posiziona lungo il fiume Arno, quindi è secondo me qualcosa di veramente spettacolare. Potrebbe avere un po' le sembianze comunque di Verona, in un certo Verona, senso. sì, città fluviale. Poi ti dico, se c'è proprio un posticino lungo Arno dove mangiare, quasi quasi. Beh, direi che il centro è proprio questo. Comunque è 5 minuti che siamo qua e sto già perdendo l'uso della C. Scendiamo lungo l'Arno, riprendiamo Pippo e cerchiamo un posto per dormire. Non troppo lontano dal centro c'è la Farazione Marina di Pisa, ideale per una passeggiata notturna prima di rintanarci. Allora, non fa freddo, però io ho la digestione in atto. Cioè, non fa freddo come da noi, dai. No, però non voglio nemmeno magari perdere quel grado di temperatura che poi mi serve per entrare nel sacco a pelo, quindi... Allora, l'idea adesso è farci un giro qua. Su Pippo si stava parecchio bene perché adesso ha fatto qualche chilometro e quindi... Era bello caldo. Esatto. E poi ci facciamo una bella tisana per la nanna. Oh, vi parlo io perché zio è andato già in letargo. Sì. Abbiamo visitato il centro di Marina di Pisa e le sue luminarie. Abbiamo individuato i luoghi, diciamo, di interesse e siamo andati a dormire. Chi non ha dormito niente stanotte? Io. Dopo un meritato cappuccio e brioche, ci siamo diretti verso l'oasi Lipu di Massaciuccoli, in provincia di Lucca. Questa è un'area protetta ricca di biodiversità, in particolar modo questo lago è l'habitat di numerose specie di uccelli come il falco di palude e il cavaliere d'Italia. Terminata la visita era, ai noi, già ora di tornare verso casa, ma non prima di aver gustato un buon tè caldo. Sì? È aperto? Sì, desidera? È un tè caldo, grazie a Dio. Un attimo, 2 minuti ed è pronto. Va bene, la ringrazio. Sono 4,50 €. No, scherzavo. Ecco lei. La ringrazio. E farò un bonifico. Per questa puntata è tutto, ma ricordatevi che abbiamo ancora tanto lavoro da fare e tanti posti da vedere in tutta Europa. Per non perdervi le nostre peripezie, iscrivetevi al canale e se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividetelo sui social con amici e parenti. Ciao ciao! In diagonale sono quasi 2,5 metri.